Ciao ragazzi, continuiamo con il nostro piccolo corso di armonia musicale e andiamo ad ampliare ancora di più quello che è il ventaglio della conoscenza delle scale a nostra disposizione. Finora nel nostro piccolo corso abbiamo visto semplicemente la scala maggiore e i modi della scala maggiore, quindi le scale che nascono su ogni singolo grado della scala maggiore, la scala ionica o scala maggiore sul primo grado, la scala dorica, la scala frigia, la scala lidia, la scala misolidia, la scala eolea o scala minore naturale sul sesto grado e la scala locrea. Abbiamo anche visto le due scale pentatoniche, la scala pentatonica maggiore e la scala pentatonica minore. Non abbiamo però visto altre scale, non abbiamo visto né la scala minore armonica e neanche la scala minore melodica. Facciamo oggi la conoscenza della prima di queste due scale, che è la scala minore armonica. Prima di poter parlare della scala minore armonica, dobbiamo fare un attimo un passo indietro e ritornare alla scala minore naturale. Sarà quello il punto di partenza che ci porterà verso la scala minore armonica. La scala minore naturale è una scala che viene costruita sul sesto grado di una scala maggiore e utilizza sempre le stesse note della scala maggiore di partenza. Noi adesso costruiamo sempre la nostra bella scala di Do maggiore, che è la scala che non contiene nessuna nota alterata, nessuna nota in diesis, nessuna nota in bemolle, e sul sesto grado della scala di Do maggiore andiamo a costruire la scala minore naturale. Da lì arriveremo poi alla scala minore armonica. Lo facciamo sulla scala di Do maggiore proprio perché non c'è nessun diesis e nessun bemolle, non c'è nessuna nota alterata. Per noi sarà più semplice andare a capire quello che è il criterio costruttivo che ci porterà fino alla scala minore armonica e poi possiamo andare ad applicare lo stesso criterio anche alle altre tonalità che contengono le alterazioni. Iniziamo innanzitutto costruendoci la nostra scala di Do maggiore. Noi sappiamo che schiacciando tutti i tasti bianchi del pianoforte suoniamo la scala di Do maggiore, che è composta dagli intervalli tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Andandola a riportare sulla nostra chitarra, partiamo dal Do al terzo tasto sulla quinta corda e ci spostiamo proprio di questi intervalli: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. In questo modo abbiamo costruito la scala di Do maggiore, che è la scala che tutti noi conosciamo: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Adesso sul sesto grado della scala di Do maggiore andiamo a costruire la scala minore naturale, che sarà una scala che parte dal sesto grado della scala di Do maggiore e utilizza sempre le stesse note della scala di Do maggiore. Innanzitutto vediamo qual è il sesto grado della scala maggiore di Do. Noi come al solito contiamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Il sesto grado della scala di Do maggiore è il La. Quindi la scala minore naturale di La sarà una scala che è composta dalle note La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol e ritorna sul La. Parte da un La fino al La successivo, utilizzando sempre le note della scala di Do maggiore. Noi lo facciamo direttamente sulla nostra chitarra. Partiamo dal La al quinto tasto sulla sesta corda e suoniamo La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol e ritorniamo sul La. In questo modo siamo partiti da un La fino al La successivo e abbiamo costruito una scala che ha sempre le stesse note della scala di Do maggiore. Ci è risultata questa scala. Che appunto è la scala minore naturale di La, la scala eolea di La, la scala costruita sul sesto grado della scala di Do maggiore che utilizza sempre le stesse note della scala di Do maggiore. Se noi adesso andiamo a osservare gli intervalli, i toni e i semitoni che compongono la scala minore naturale di La, naturalmente rispetto alla scala maggiore di Do i toni e i semitoni si sono spostati proprio perché stiamo iniziando da un La fino al La successivo e stiamo utilizzando le note della scala maggiore di Do. Andiamo a vedere come si sono spostati i toni e i semitoni. Adesso tra il primo e il secondo grado della scala minore naturale c'è un tono, tra il secondo e il terzo grado c'è un semitono, fra il terzo e il quarto grado c'è un tono, fra il quarto e il quinto grado c'è un altro tono, fra il quinto e il sesto grado c'è un semitono, tra il sesto ed il settimo grado c'è un tono e tra il settimo grado e l'ottava, nonché la tonica, c'è un altro tono.
Quindi adesso lo schema costruttivo della scala minore naturale è diventato tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Se noi osserviamo la scala minore naturale e la confrontiamo con la scala maggiore che ha la stessa tonica, quindi ad esempio nel caso dell'A, la scala minore naturale di La, la confrontiamo con la scala maggiore che ha la stessa tonica, quindi la scala maggiore di La, vediamo che ci sono soltanto 3 note di differenza. Andiamo a vedere quali sono queste 3 note di differenza. La scala maggiore di La è questa. La scala maggiore di La è composta dalle note La, Si, Do diesis, Re, Mi, Fa diesis, Sol diesis e ritorna su La. Nella scala minore naturale di La rispetto alla scala maggiore di La si sono abbassati nella scala maggiore di un semitono, il terzo, il sesto ed il settimo grado. Infatti quello che nella scala maggiore di La è un Do diesis, nella scala minore naturale è diventato un Do. Quello che nella scala maggiore è un Fa diesis, nella scala minore naturale è diventato un Fa. E quello che nella scala maggiore è un Sol diesis, nella scala maggiore di La, è diventato un Sol. Quindi il terzo, il sesto ed il settimo grado si sono abbassati di un semitono. Infatti, come abbiamo visto nello schema degli intervalli, tra il settimo e l'ottava, nonché la tonica, adesso c'è un tono di distanza, non c'è più un semitono di distanza come nella scala maggiore. Questo tono di distanza fra il settimo grado e la tonica, l'ottava della scala minore naturale, ha portato la scala minore naturale ad aver perso la nota sensibile, proprio perché non c'è più un semitono di distanza tra il settimo grado e l'ottava, ma adesso c'è un tono di distanza. Quindi tra il settimo grado e l'ottavo grado della scala minore naturale, essendoci un tono di distanza, la nota sensibile è andata persa. Il settimo grado adesso nella scala minore naturale, avendo un tono di distanza dall'ottava, non è più una nota sensibile, ma è una sottotonica, proprio perché si trova alla distanza di un tono. La perdita della nota sensibile nella scala minore naturale porta a 2 ordini di problemi. Il primo problema è che la scala minore naturale ha una maggiore difficoltà ad andare a concludere, ad andare a risolvere nuovamente sulla tonica, specialmente in senso ascendente, quindi quando dal settimo grado si va verso l'ottava, quindi si ritorna nuovamente verso la tonica. Non avendo la nota sensibile, che è una nota che naturalmente tende ad andare a risolvere su quella che è la tonica, questa scala ha una minore capacità di andare a concludere, di andare a risolvere nuovamente sulla tonica, specialmente in senso ascendente, quindi quando dal settimo grado si va verso l'ottavo grado. L'altro problema è quello che sul quinto grado della scala minore naturale è, con vista la composizione dei toni e semitoni che ci sono, è impossibile andare a costruire quello che è l'accordo di dominante, quello che è l'accordo di settima, che è anche fondamentale, come abbiamo visto nella lezione dedicata alla cadenza degli accordi, è anche fondamentale per andare a fare una cadenza finale perfetta, in questo caso con l'accordo di dominante, l'accordo quinta sul quinto grado, l'accordo di settima sul quinto grado, è un accordo nuovamente sul primo grado, in questo caso minore perché è la scala minore naturale. Solitamente la scala minore naturale non viene armonizzata perché nella scala minore naturale si generano gli stessi accordi della scala di Do maggiore, semplicemente sfalsati in ordine diverso. Io vi faccio comunque una piccola anticipazione perché noi vedremo più nel dettaglio questo discorso dell'accordo di dominante sul quinto grado della scala minore naturale. Lo faremo quando andremo ad armonizzare la scala minore armonica, che è quella proprio che adesso andiamo a vedere. In questo caso noi in questo momento ci focalizziamo soltanto sulla conoscenza della scala minore armonica e poi andremo ad approfondire nella prossima lezione quello che è questo discorso dell'accordo di dominante sul quinto grado. Andremo noi comunque ad armonizzare anche la scala minore naturale e la confronteremo con l'armonizzazione della scala minore armonica. La scala minore armonica nasce proprio per andare a risolvere questo problema dell'accordo di dominante, quindi della perdita della sensibile nella scala minore naturale. La scala minore armonica è esattamente uguale
a una scala minore naturale, se non che il settimo grado, quello che nella scala minore naturale di La per esempio un Sol, ritorna a essere un Sol diesis. Quindi la scala è uguale alla scala minore naturale, solo che il settimo grado si è alzato nuovamente di un semitono. È diventato un Sol diesis, ridando alla scala minore naturale la sensibile, quindi ridando nuovamente la nota sensibile alla scala minore naturale. Quindi adesso la scala minore armonica, come vi ho detto, è esattamente uguale a una scala minore naturale, con il settimo grado che si è alzato semplicemente di un semitono. Quindi per esempio la scala minore armonica di La è diventata questa. Nel caso della scala minore naturale di La, il Sol è diventato nuovamente un Sol diesis, quindi la scala rimane uguale, solo che piuttosto che schiacciare il Sol andiamo poi sul Sol diesis e ritorniamo sul La. Come sentite già semplicemente questa nota di differenza ha dato un carattere, un gusto diverso a questa scala minore armonica. La scala minore armonica adesso ha un carattere più orientaleggiante, sentitela come suona. Rispetto alla scala minore naturale. In questo modo è ritornata la nota sensibile. Andando ad armonizzare, quando vedremo poi l'armonizzazione della scala minore armonica, vedremo che adesso sul quinto grado è possibile andare a costruire, sempre per terze sovrapposte, andare a costruire l'accordo di dominante. Quindi la scala minore armonica nasce per andare a risolvere proprio questo problema della costruzione dell'accordo di dominante sul quinto grado della scala minore naturale, che non avendola sensibile ci porta ad essere impossibile creare un accordo di dominante sul quinto grado della scala minore naturale, cosa che è possibile invece nella scala minore armonica, proprio perché il settimo grado della scala minore naturale è stato nuovamente alzato di un semitono. Quindi la scala minore armonica di La adesso risulta composta dalle note La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diesis e ritorna sul La. I toni e i semitoni che compongono gli intervalli che compongono la scala minore armonica sono praticamente uguali alla scala minore naturale fino al sesto grado, se non che poi tra il sesto e il settimo grado non c'è più un tono di distanza, ma adesso c'è un tono e mezzo di distanza, c'è un intervallo di seconda aumentata e abbiamo questa scala. Questa è la scala minore armonica di La a un'ottava, partendo da un La fino alla successivo, uguale a una scala minore naturale, ma con il settimo grado alzato di un semitono. Avendo noi anche altre tre corde a disposizione, un'altra ottava a nostra disposizione, possiamo continuare con le stesse note ed andare a ottenere la diteggiatura completa della scala minore armonica di La, che avrà questa posizione. Quindi in questo modo abbiamo costruito la scala minore armonica. Facendo un piccolo riepilogo, abbiamo iniziato dalla scala maggiore, non l'abbiamo fatto per il Do che non ha nessuna nota alterata, nessuna nota in diesis, nessuna nota in bemolle. Sul sesto grado della scala di Do maggiore abbiamo costruito la scala eolia, ovvero la scala minore naturale, che è una scala che parte dal sesto grado di una scala maggiore e utilizza sempre le stesse note della scala maggiore di partenza. Nel caso del Do abbiamo costruito la scala minore naturale di La. Per andare a costruire la scala minore armonica, l'abbiamo fatto per il La, ma avremmo potuto farlo per qualsiasi altra tonalità, ci basta prendere il settimo grado della scala minore naturale e alzarlo nuovamente di un semitono.
per ridare nuovamente alla scala minore naturale, che diventa una scala minore armonica, la nota sensibile. Infatti adesso tra il settimo grado e l'ottava nella scala minore armonica c'è soltanto un semitono di distanza, quindi è ritornata la nota sensibile. La sottotonica della scala minore naturale, che ha un tono di distanza dell'ottava, è stata nuovamente alzata di un semitono ed è ritornata a essere nota sensibile. In questo modo si costruisce la scala minore armonica, quindi ci basta partire da una qualsiasi scala maggiore, andare a vedere qual è il sesto grado, costruire la scala minore naturale e sulla scala minore che abbiamo costruito andare ad alzare di un semitono il settimo grado. In questo modo andiamo a costruire qualsiasi scala minore armonica in qualsiasi tonalità. Ragazzi, spero anche in questo caso di essere stato abbastanza chiaro, spero di avervi fatto capire il perché nasce la scala minore armonica e come si arriva alla scala minore armonica, proprio per andare a risolvere il problema dell'accordo di dominante che nasce sul quinto grado, che comunque andremo a vedere nella prossima lezione più nel dettaglio. La scala minore armonica viene chiamata armonica proprio perché dà la possibilità è una scala minore che dà la possibilità di essere armonizzata. L'armonizzazione delle scale minori si fa sulla scala minore armonica e vedremo anche quello sulla scala minore melodica in senso ascendente. Ragazzi, spero anche in questo caso di essere stato abbastanza chiaro. Se qualcosa come al solito non dovesse essere chiaro, voi me lo scrivete nei commenti, io vi darò tutti i chiarimenti possibili. Se volete, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video. Se questa lezione sulla scala minore armonica vi è piaciuta, vi è utile, avete capito quello di cui stiamo parlando e come nasce la scala minore armonica, ma soprattutto, ragazzi, ricordatevi di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre e di suonare sempre anche la scala minore armonica.